abbiamo una vita molto attiva all'interno del movimento. Ed è proprio bello e arricchente diventare un po' un punto di riferimento, no? per i ragazzi, trasmettergli la fede. Poi è stata una scoperta giorno dopo giorno del carisma di Chiara Lubick, ho capito quello che sentivo veramente dentro. E ho sentito questa chiamata proprio a portare il carisma dell'unità nella chiesa locale, quindi ad essere impegnato del movimento diocesano. All'inizio non è stato facile proprio perché comunque c'erano caratteri diversi e devo dire che non c'è ricchezza più bella della diversità. Il movimento diocesano, come espressione dell'opera di Maria, ha il compito di animare con la spiritualità dell'unità le articolazioni della Chiesa particolare, quindi partecipa in modo diretto a tutto ciò che scandisce la missione della diocesi. Gli inizi del movimento diocesano coincidono con l'avvio della vita di comunità tra me e Don Mario, entrambi sacerdoti appena ordinati, ma che avevamo forte nella mente e nel cuore il valore della spiritualità di comunione che c'era stata donata dal movimento dei focolari. I primi mesi facemmo una normale attività d'apostolato negli ambiti dove eravamo. Proponemmo un incontro a un gruppo di giovani. Nel giro di un tempo relativamente breve ci trovammo centinaia di giovani intorno. L'invito a partecipare ai primissimi incontri negli anni 73-74 l'ho avuto a scuola. Erano gli anni della contestazione, io nel 68 avevo 10 anni, però in qualche modo si respirava in famiglia con i miei fratelli più grandi e quindi immediatamente l'ho colta come un ideale che poteva cambiare la mia vita ma anche farmi crescere. In quegli anni, crescendo, cercavo, come tutti forse quelli della mia generazione, di costruire un mondo migliore. Una volta facendo un giro in bicicletta con un amico siamo passati davanti al sagrato della chiesa, era pieno di ragazzi. Alcuni erano miei compagni di scuola e mi hanno detto vieni che bello, che un po' dubbioso sono andato e dopo questo primo incontro non ne ho saltato uno. Questo perché avevo colto proprio la risposta a quello che stavo cercando. E c'erano di aiuto i focolarini e le focolarine di Ancona. Noi informammo il vescovo che in un'occasione molto particolare, perché c'era proprio questa concentrazione di giovani, volle venire per incontrarli. Rimase colpito dal vedere l'atmosfera di gioia e al tempo stesso di solidità, di impegno. Mi prese a parte e mi disse: Don Pino, qui c'è il dito di Dio. Ecco, io voglio che questa vita arrivi a tutta la diocesi. Noi scrivemmo a Chiara, commossi e al tempo stesso meravigliati, no? E Chiara disse: io lo riconosco come una manifestazione del carisma. Era nata una nuova espressione dell'opera di Maria, il movimento Gen diocesano. Nel 1975 è questo il nucleo originale, che poi diventerà movimento diocesano. A questo punto ci troviamo di fronte all'impegno di portare questa vita che era raccolta al centro della città a tutta la diocesi. Facemmo una scelta coraggiosa, che era quella di costituire delle equip con un ragazzo e una ragazza che facevano da responsabili e un gruppo di loro coetanei collaboratori più stretti. Io andavo dai parroci, li presentavo e se il parroco li accoglieva, loro entravano in una parrocchia. Cominciavano degli incontri settimanali stabili, diretti inizialmente ai loro coetanei, ma poi allargati anche ad altri, adulti, ragazzi più giovani, e cominciarono ad animare
le attività di quella comunità, la catechesi, la liturgia, la Caritas, no. Fu un atto con cui noi demmo un input decisivo, cioè non considerare quei giovani solo destinatari di una evangelizzazione, ma protagonisti. Il movimento diocesano ha proprio questa vocazione di incarnare nella Chiesa locale, nella diocesi, nelle parrocchie, in tutte le strutture della Chiesa, incarnare lo spirito dell'ideale, dell'unità, della comunione. E siccome la Chiesa è comunione, è lo strumento, diciamo, più attuale, più idoneo. La nostra esperienza particolare è questa, che abbiamo pensato di dare il nostro contributo diciamo, per le famiglie, e quindi ci siamo inseriti nella commissione di pastorale familiare della diocesi. L'esperienza più interessante che facciamo all'interno della pastorale familiare diocesana è quella di accompagnare le coppie ai corsi per il matrimonio. Abbiamo messo su proprio un gruppetto di coppie dove cerchiamo anche lì di portare lo spirito dell'unità di Chiara Lubich per poi continuare anche dopo il matrimonio. Un'esperienza che personalmente porta avanti insieme ad altri del movimento diocesano e del movimento dei focolari è l'esperienza della parola di vita, che mensilmente cerchiamo di approfondire raccontandoci le esperienze che vissute nel mese precedente, in modo da aiutarci a crescere come comunità nella vita del Vangelo. Sono arrivata ad essere animatrice del movimento diocesano in maniera molto naturale. Ho iniziato in parrocchia con gli incontri bambini e sono cresciuta attraverso gli incontri ragazzi, gli incontri giovani. Sono stata accompagnata da persone, animatori e parroci del movimento dei focolari, movimento diocesano. Questi mi hanno trasmesso forse la cosa più preziosa che ho, cioè la fede. Io sono stato eletto sindaco, l'esperienza che abbiamo vissuto nel movimento diocesano è stata fondamentale anche per l'attività amministrativa, quindi per andare verso gli altri avendo una sensibilità verso quelli che erano i temi più importanti della collettività da seguire. Il Consorzio Picchio associa 16 cooperative sociali, offre inserimento lavorativo anche a disabili, a persone che altrimenti avrebbero difficoltà anche di offrire la propria attività lavorativa. Attualmente i soci sono 400, di cui 360 dipendenti. L'esperienza della cooperazione è stata direttamente ispirata dal movimento diocesano. Stiamo agli inizi degli anni '80, molti di noi si affacciavano al mondo del lavoro. Si era sviluppata una riflessione su come quell'esperienza vissuta all'interno dei nostri gruppi, quel Vangelo vissuto nella comunità del movimento diocesano, ci siamo chiesti come poter portare questo capitale spirituale, qual era, trasformarlo in un capitale sociale. Poi succede che nel 1991 Chiara Lubich fonda l'economia di comunione. Qui per noi è stata una svolta. Per noi è stato sempre importante il focus che abbiamo voluto dare ai nostri servizi, e cioè un'attenzione particolare alla fragilità e ai poveri. Questo ci ha un po' specializzato in questo senso, perché abbiamo curato un aspetto fondamentale che è la prossimità. Il movimento diocesano diventa in una chiesa locale una testimonianza e un'offerta di collaborazione fatta con assoluta gratuità. È il desiderio di aiutare la Chiesa ad essere sempre più Chiesa, perché una Chiesa sempre più Chiesa possa a sua volta aiutare
l'umanità a diventare più umana. Il movimento diocesano da 50 anni cerca di mettere in pratica uno stile di vita evangelico basato sulla comunione, sull'ascolto reciproco, sulla fiducia e sull'amore concreto per ogni persona. Può essere un ponte importante tra il Vangelo e la città, tra le sue varie componenti sociali. Ecco allora la portata del movimento diocesano oggi: custodire e accendere legami, aprire cammini di missione nelle nostre chiese e nei tanti contesti civili e cittadini. Tutto comincia dall'amore reciproco, che se vissuto genera più comunione nella Chiesa, più fraternità nei nostri ambienti e più speranza per il mondo.